Benvenuti. Nelle lezioni precedenti, o almeno alcune di esse, abbiamo visto come è possibile ricavare per alcune strutture sia metalliche chiuse, come si studiano nei corsi di base, sia di elettriche aperte, come in particolare uno strato di elettrico slab su un piano di massa perfettamente conduttore, cioè una struttura estremamente importante nel campo delle microonde, ottenere, dicevo, la cosiddetta equazione caratteristica o equazione di dispersione, che è un'equazione trascendente, in genere da risolversi numericamente, che permette di ottenere alla fine la costante di propagazione longitudinale Kz in funzione della frequenza, da qui il nome di equazione di dispersione, delle caratteristiche geometriche, quindi delle dimensioni in gioco, e delle caratteristiche fisiche, le proprietà dei mezzi, costante dielettrica, permeabilità magnetica. Adesso voglio introdurre brevemente una seconda possibilità. Invece di ottenere l'equazione caratteristica, come noi abbiamo fatto, esplicitamente imponendo le condizioni al contorno e di continuità, vogliamo farlo utilizzando un circuito equivalente, un approccio equivalente a linee di trasmissione in cui queste condizioni sono in qualche modo imposte in modo abbreviato, quasi automatico. Questo approccio si chiamerà il metodo della risonanza trasversa, la tecnica della risonanza trasversa, anche se si potrebbe dire più in generale il metodo della risonanza. Non è detto che sia lungo la direzione trasversa, nella quale abbiamo capito che per le nostre strutture bidimensionali è possibile stabilire un sistema di linee di trasmissione equivalenti, ma è possibile anche applicare questo concetto nella ordinaria coordinata longitudinale z. E proprio lungo z volevo mostrarvi questa figura classica che rappresenta un tratto di linea di trasmissione di lunghezza L lungo z chiuso su un certo carico, su una certa impedenza z con L, di cui per esempio si vuole determinare attraverso una ben nota formula l'impedenza di ingresso z in ingresso. I parametri della linea, le cosiddette costanti secondarie, sono appunto il numero d'onda longitudinale, la costante di propagazione longitudinale Kz e l'impedenza caratteristica. Ecco qui, se io mi pongo per esempio come un osservatore lungo una certa quota z, quello che accade è che in effetti si ha la continuità della tensione e della corrente a sinistra e a destra della linea. Questa continuità in realtà corrisponde alla condizione di continuità delle componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico. Queste, come sapete, sono le usuali condizioni al contorno, all'interfaccia fra due mezzi diversi. Perché? Perché per come sono fatte le nostre geometrie stratificate, in realtà queste componenti tangenziali corrispondono, coincidono con le componenti trasverse rispetto alla direzione della linea, in questo caso la direzione z, ma potrebbe essere, abbiamo visto, una direzione trasversale y. E allora in questo caso, siccome quelle componenti trasverse, che ripeto coincidono con le tangenziali, sono legate rispettivamente alla tensione per il campo elettrico, alla corrente per il campo magnetico, ne segue che dalla continuità delle componenti tangenziali segue la continuità della tensione della corrente, cioè il fatto che io per esempio posso giustapporre dei tratti di linea relativi a dei mezzi diversi e quindi stabilire la continuità della tensione V di Z e della corrente I di Z lungo Z. Allora a questo punto, con un'osservazione banale, se io considero in realtà e chiamo Z con una freccia a destra, Z guardando verso destra, il rapporto naturalmente fra la tensione funzione di Z e la corrente funzione di Z in una certa sezione, appunto guardando nella direzione convenzionalmente positiva, verso destra, nel verso positivo delle z, questa quantità sarà in realtà uguale o opposta alla corrispondente z verso sinistra. Perché uguale o opposta? Perché la tensione V di z sarà la stessa, ma la corrente naturalmente cambia verso e quindi cambierà segno. Per cui di fatto possiamo scrivere questa banale relazione z sinistra più z destra uguale a 0. Lo stesso ragionamento lo potremmo fare con le ammettenze, che sono i rapporti fra le correnti e le tensioni, e quindi scrivere che l'ammettenza guardando verso sinistra più l'ammettenza guardando verso destra deve essere uguale a 0.
E che succede se invece utilizziamo il coefficiente di riflessione, il gamma, in tensione naturalmente, salvo diverse specifiche? Il gamma che cos'era? È il rapporto fra l'onda riflessa V meno di Z in tensione e l'onda diretta V più di Z. Allora è chiaro che cambiando la prospettiva, cambiando la direzione di osservazione, quella che da un lato è l'onda riflessa, dall'altro diventa l'onda diretta e viceversa. E dunque in questo caso potrò scrivere che sono gli inversi, i due coefficienti di riflessione, dunque il prodotto fra il gamma sinistro e il gamma destro deve essere uguale a 1. Quindi ho considerato tre condizioni sostanzialmente equivalenti che esprimono in qualche modo la continuità. E tra l'altro queste relazioni devono essere vere per ogni scelta, peraltro arbitraria, della mia sezione di riferimento di osservazione Z. Naturalmente le quantità verso sinistra e verso destra varieranno con Z, ma ciò non toglie che la somma oppure il prodotto debba essere sempre rispettivamente 0 o 1. Questa condizione si chiama in generale condizione di risonanza. Se noi la applichiamo nella direzione Z usuale sarà la risonanza longitudinale, se invece la applichiamo nella direzione trasversa, Y per esempio, come nelle nostre lezioni precedenti, sarà la risonanza trasversa. Ma perché risonanza? Ecco, ce ne potremmo accorgere subito se noi per esempio applicassimo questa condizione a un banale circuito LC in cui abbiamo una capacità in parallelo per esempio con un'induttanza. Se noi ci mettiamo al centro, guardiamo verso sinistra e verso sinistra abbiamo l'impedenza di una capacità che in sostanza è 1 fratto J omega C, guardando verso destra abbiamo l'impedenza di un'induttanza che come sapete è J omega L, dove C ed L sono la capacità e l'induttanza rispettivamente. Se io vado a sommare o uguagliare a 0 queste due relazioni, con semplici calcoli si vede che ottengo una omega che è uguale, una pulsazione omega che è uguale a 1 sulla radice di LC, cioè ho proprio ottenuto la pulsazione di risonanza del mio circuito appunto risonante, del circuito LC. Ma che cos'era la risonanza? La risonanza, come sapete, è un concetto molto generale in fisica, non soltanto per l'elettromagnetismo e non soltanto, diciamo, per il mondo delle reti, il mondo dei circuiti. La risonanza corrisponde all'insorgere delle cosiddette oscillazioni libere, in questo caso della rete equivalente, ma oscillazioni libere anche, per esempio, per un sistema in meccanica. Cioè, che cosa sono? Oscillazioni libere, che vuol dire libere? È un po' lo stesso significato dello spazio libero, spazio in qualche modo in cui non ci sono ostacoli. Oscillazioni libere vuol dire oscillazioni senza forzamenti, senza forze, senza eccitazioni. In questo caso circuitale le eccitazioni sono le tensioni e le correnti. Allora, se per esempio noi andiamo ad applicare questa condizione ad un risonatore che consiste per esempio di una guida d'onda rettangolare chiusa con due tappi metallici all'estremità, il cosiddetto risonatore parallelepipedo. Allora in questo caso noi conosciamo già, per aver studiato la guida d'onda rettangolare, gli autovalori trasversi, i cosiddetti KT della struttura. Sappiamo per esempio che il KT quadro è uguale ad mπ greco su A al quadrato più np greco su B al quadrato, dove A e B sono le dimensioni della guida d'onda rettangolare. Però imponendo quest'ulteriore condizione di risonanza longitudinale possiamo ottenere il rimanente numero d'onda, quello nella direzione longitudinale z, che ha la stessa forma di quelli nelle due direzioni x ed y. Se L, per esempio, di nuovo, L minuscolo è la lunghezza di questo risonatore, come prima L era la lunghezza del tratto di linea, il Kz sarà per esempio uguale a S, un altro indice intero, π greco su L, alla stessa forma. E attraverso poi la relazione di separabilità posso scrivere che il K quadro è uguale a KT quadro più KZ quadro, dove il KT quadro, ripeto, lo conosciamo già, il KZ quadro l'abbiamo appena ottenuto e otteniamo dunque il K quadro che è omega quadro mi epsilon, cioè l'incognita nel caso dei risonatori, che è la pulsazione, la frequenza di risonanza, al contrario di quello che succede nelle guide d'onda in cui la frequenza di operazione è assegnata e andiamo a cercare
invece il KZ, nei risuonatori è il contrario, il KZ è appunto assegnato, discretizzato come abbiamo detto. Ricordate che comunque la discretizzazione come principio generale corrisponde alla presenza di limiti in una certa direzione, quindi nel caso del risuonatore parallelepipedo ci sono i limiti sia lungo x, sia lungo y, sia lungo z, e dunque i tre numeri d'onda in queste tre direzioni risultano discretizzati, come abbiamo visto. E allora a questo punto possiamo ricavare le pulsazioni dei modi risonanti. Quindi questa è la risonanza longitudinale, ma invece nelle nostre strutture bidimensionali abbiamo già stabilito un sistema di linee di trasmissione nella direzione trasversale y e quindi lo applicheremo fondamentalmente a quella direzione. Quindi vediamo come è possibile ottenere dei risultati già noti, in questa lezione non ricaveremo nulla di nuovo, attraverso però questa nuova procedura. E partiamo subito col caso bidimensionale nel campo delle guide metalliche, cioè la guida a piatti paralleli riempita di dielettrico. I piatti, come sapete, sono virtualmente considerati infiniti. Questa è epsilon, la costante dielettrica del materiale, e b è l'altezza. Allora qui possiamo appunto stabilire un sistema di linee di trasmissione nella direzione y, e quindi se immaginiamo un omino che cammini verticalmente e andassimo a intervistare questo omino, lui ci direbbe: io mi trovo ai lati, ho dello spazio libero, un mezzo indefinito con costante dielettrica epsilon, e poi mi trovo dietro di me e davanti a me, lui sta camminando sulla verticale, delle pareti infinite perfettamente conduttrici. Quindi la presenza del conduttore perfetto implica l'annullamento della componente tangenziale del campo elettrico, la quale coincide con la componente trasversa, dicevamo prima, e quindi l'annullamento di tale componente, cioè l'annullamento della tensione che è associata alla componente trasversa di campo elettrico. Quindi possiamo scrivere che per y uguale a 0 e y uguale a b la tensione si deve annullare. E dunque abbiamo un cortocircuito, vedete, ecco subito tracciato il nostro circuito equivalente. Abbiamo naturalmente le costanti secondarie di questa linea lungo y, saranno la costante di propagazione ky e l'impedenza caratteristica Z0. Andiamo adesso ad applicare la procedura della risonanza trasversa. Prendiamo per esempio come sezione di riferimento proprio la y uguale a 0, quindi stavolta invece di guardare verso sinistra e verso destra guardiamo verso l'alto e verso il basso. Se guardiamo verso il basso, evidentemente la z verso il basso è uguale a 0, se guardiamo verso l'alto abbiamo un tratto di linea di trasmissione di altezza b chiuso su un cortocircuito, e quindi c'è questa formula che avevamo già visto: la z verso l'alto è uguale a jz0, l'impedenza caratteristica, per la tangente di ky per b. Quindi sommando le due, uguagliando a 0, si uguaglia a 0 in sostanza la tangente, e dunque deve essere uguale a 0 il seno, quindi ky per b è uguale ad nπ, ky uguale ad nπ su b. Abbiamo ritrovato il nostro risultato già noto per la discretizzazione del ky. Tra l'altro queste situazioni hanno dei precisi paralleli, apro una parentesi, in meccanica quantistica. Perché c'è questo parallelo? Perché si potrebbe dimostrare che l'equazione di Schrödinger, che governa appunto la meccanica quantistica, è sostanzialmente della stessa forma dell'equazione d'onda parassiale, che è in realtà una forma approssimata in certe condizioni dell'equazione di Helmholtz. Quindi c'è perfetto parallelismo in quanto c'è la stessa equazione che le governa. Naturalmente sono diverse le grandezze, le incognite dell'equazione, in particolare c'è, si potrebbe vedere, ma questa è solo una parentesi, una corrispondenza fra l'indice di rifrazione e il potenziale meccanico. E quindi per esempio la presenza di una parete perfettamente conduttrice che corrisponde, si potrebbe vedere anche questo, virtualmente a un indice di rifrazione infinito, corrisponde in realtà nel parallelo a un potenziale infinito, quindi una barriera di potenziale insuperabile, di altezza infinita, e dunque la particella resta bloccata in questo spazio monodimensionale, in un segmento contornato da due pareti
infinitamente alte, diciamo due barriere di potenziale infinitamente alte, quindi la particella non può uscire esattamente come non può uscire l'onda da questa guida a piatti paralleli, perché rimbalza fra le pareti metalliche, non c'è nessuna possibilità di, come si dice, leakage, perdita di potenza verso l'esterno. E nella direzione Z abbiamo in questo caso un'onda progressiva perché c'è la propagazione, mentre invece nella direzione Y appunto si stabilisce questo sistema di onde stazionarie dovuto a questo batti e ribatti sulle pareti e quindi appunto, e qui ancora ritorniamo al nome risonanza trasversa, cioè un'onda stazionaria trasversale. A questo punto possiamo ricavare direttamente il Kz in funzione dell'indice n e in funzione naturalmente di omega e delle caratteristiche fisiche e geometriche come avevamo già visto in altre lezioni. L'abbiamo trovato in questo caso in forma esplicita perché è una struttura molto semplice. Passiamo adesso a un caso leggermente più complicato, la guida d'onda rettangolare riempita del dielettrico epsilon. In questo caso possiamo stabilire due linee di trasmissione trasversali, una lungo y e una lungo x. Siccome lungo y l'abbiamo già fatta, procediamo adesso lungo x, vedete, fra 0 e A. In 0 ed A abbiamo le pareti metalliche, quindi due cortocircuiti. Le costanti secondarie della linea sono in questo caso Kx e Z0. Andando a scrivere il circuito equivalente è una linea orizzontale chiusa fra due cortocircuiti, quindi mettiamoci stavolta come riferimento per x uguale a 0, e allora in questo caso la z verso sinistra sarà ovviamente 0, la z verso destra sarà solita formula jz0 tangente, stavolta invece di ky per b abbiamo kx per a. Annulliamo, si deve annullare la tangente e quindi il kx è uguale a mpy su a. Quindi stavolta la presenza di limiti in due direzioni porta, come dicevo all'inizio, a una discretizzazione di due numeri d'onda. Dal punto di vista del parallelo della quantistica, questo sarebbe, diciamo, una buca di potenziale sempre infinito, però bidimensionale. Diciamo che la particella può stare, diciamo, all'interno di una certa area, per così dire, non più all'interno di un segmento. E anche qui è facile, una volta determinati Kx e Ky, ricavare in forma esplicita il Kz per i due indici m ed n in funzione di omega delle dimensioni e delle caratteristiche fisiche. Ma per finire vediamo il caso dello slab dielettrico sul piano di massa, questa struttura che abbiamo già visto. E allora in questa situazione la linea equivalente è leggermente più complicata. In basso abbiamo sempre il cortocircuito, poi abbiamo un tratto di linea di trasmissione di altezza t, t è lo spessore dello slab, con parametri caratteristici ky nel dielettrico, cioè ky con epsilon, e la z caratteristica del dielettrico, che chiameremo z epsilon per semplicità, e poi invece una linea indefinita in aria di costanti secondarie ky0 e z0, ma questa linea in aria, siccome appunto, come ricorderete, una linea di trasmissione indefinita, infinita, è un caso particolare di adattamento perché l'onda diretta procede all'infinito senza mai incontrare nessuna discontinuità, quindi senza mai essere riflessa verso il basso, e dunque nel caso dell'adattamento possiamo sostituire tutta l'infinita regione d'aria o di vuoto che è assimilabile con la sola impedenza caratteristica Z0. Quindi a questo punto possiamo scegliere come sezione di riferimento di nuovo, ecco, la sezione dell'interfaccia con l'aria, quindi la z verso l'alto è uguale a z0, la z verso il basso, la formula di prima uguale a jz epsilon tangente di ky con epsilon per t, e quindi sommando i due e moltiplicando per il coseno abbiamo z0 per il coseno di ky epsilon per t più jz epsilon seno di ky epsilon per t. Qui c'è una differenza rispetto alle equazioni caratteristiche che abbiamo visto prima, perché nelle equazioni di prima, siccome si annullava direttamente la tangente, la impedenza caratteristica non giocava alcun ruolo e quindi quelle condizioni che trovavamo erano valide qualunque fosse il valore dell'impedenza caratteristica, quindi sia per il caso dei modi T
che per il caso dei modi TM. Invece in questa forma un po' più complicata dell'equazione caratteristica in realtà otteniamo due equazioni, perché dobbiamo andare a precisare i valori di Z0 e Zy o nel caso TM, dove sono, come abbiamo visto, date dal KY diviso omega epsilon nei due materiali, oppure nel caso dei TE sono date da omega μ diviso KY nei due materiali, il materiale l'ario e il vuoto e il materiale dielettrico. Quindi a seconda di queste espressioni che inserisco, per esempio nel primo caso, nel caso TM, vado a sostituire qui queste due espressioni, semplifico omega epsilon0 e ottengo la già vista equazione caratteristica del caso TM, KY0 coseno di KY epsilon t più j KY epsilon su epsilon r seno di KY epsilon t. Ma dove stanno qui le condizioni di continuità? Quando le abbiamo imposte? Le abbiamo imposte semplicemente giustapponendo, come abbiamo già visto, le due linee nell'aria e nel dielettrico, perché giustapporre le linee significa imporre implicitamente la continuità della tensione e della corrente e quindi, come abbiamo già detto, la continuità delle componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico, così come sostituire il metallo con un cortocircuito corrisponde implicitamente a imporre l'annullamento della componente tangenziale del campo elettrico. Quindi vedete, ecco perché parlavo di procedura semplificata, procedura abbreviata, per ottenere direttamente l'equazione caratteristica. Nel caso TM era così, invece nel caso T, andando a sostituire le espressioni della Z0 e della Zy, semplificando omega μ0 e moltiplicando a croce per i KY ottengo l'altra equazione. Cos'è che perdo con questa procedura abbreviata? Perdo le espressioni esplicite dei campi che invece avevo imponendo espressamente le condizioni al contorno. Quindi se ho bisogno di disegnare per esempio le sagome dei campi non va bene, a meno che invece, oltre a imporre la condizione di risonanza per avere l'equazione caratteristica, non vado poi a risolvere esplicitamente le equazioni delle linee per avere la tensione e la corrente, cioè per avere gli andamenti delle componenti trasverse, come dicevo prima. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.